Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi, come vedete, utilizzerò due mazzi, i Viceversa Tarot e gli oracoli della magia bianca di Imperiali. Che cosa andiamo a chiedere agli arcani quest'oggi? Se l'uomo, con il quale voi avete una storia clandestina, perché è una persona impegnata, quindi può essere sposata, fidanzata, convivente, che dir si voglia, comunque una persona ufficialmente impegnata, se nei giorni in cui appunto non vi potete vedere o sentire, questa persona vi spia, per esempio sui social, piuttosto che lo stato WhatsApp, Telegram. Quindi vogliamo sapere se questa persona, nei giorni in cui appunto obbligatoriamente non vi potete né vedere e né sentire, in qualche modo cerca delle vostre informazioni, delle informazioni di voi, e se lo fa attraverso appunto dei mezzi, dei metodi poco puliti, per esempio appunto spiandovi, magari appunto con degli account falsi e voi ad esempio non lo sapete. Allora io accantono un attimo gli oracoli e inizio appunto a mescolare i Viceversa Tarot. Quindi chiediamo appunto agli arcani se questa persona vi spia, quest'uomo con il quale avete una relazione nascosta e clandestina. Vediamo un po'. Allora, come potete vedere, ovviamente Viceversa Tarot sono un mazzo bellissimo, però chiaramente potendo scorgere anche il retro della carta è chiaro che comunque si può già vedere quali possano essere le risposte. Allora, ovviamente toglie un po' di suspense, ma non la bellezza comunque di questa stesa, che secondo me è già molto chiara rispetto alla domanda. Allora, vediamo un po', nei giorni scorsi, nelle settimane in cui voi appunto non vi siete sentiti, o che solitamente trascorrete lontano da questa persona, proprio perché evidentemente appunto è una storia nascosta e quindi lui non può sempre cercarvi o comunque venirvi a trovare. Questa persona, appunto in questi giorni, in questi momenti di lontananza da voi, com'è stato? Come li ha vissuti? Vi ha spiato? Ha cercato informazioni di voi? Allora, qui abbiamo il 4 di coppe. Questa persona soffre molto la lontananza, ragazzi, comunque, da voi. È una persona, vedete, quasi annoiata. È una persona che perde mordente nell'amore. È una persona che non vive felice lontano da voi. È una persona che quando vi sta lontano sente di aver perso veramente l'amore, quindi il vero elemento d'amore che questa persona ha nella sua vita. E quindi nel momento in cui questa persona è costretta a starvi lontano, è come se all'inizio, diciamo, nei primi giorni di lontananza, preferisse non guardare, proprio perché la sofferenza del distacco è grande e quindi a volte dice no, non vado a vedere, non voglio sapere niente di lei perché sennò sto male senza di lei. Quindi non è una persona che inizialmente, subito dopo avervi visto, si fa venire, diciamo, delle preoccupazioni di alcun genere, ok? È una persona
che inizialmente, perché continuo a sottolineare questo inizialmente, perché poi invece qui abbiamo 5 di spade, quindi una persona tutt'altro che tranquilla, ma ci arriviamo. Questa è appunto una persona che inizialmente è sicura di voi, sa che voi comunque ci siete, che ci siete state, che quindi per i prossimi giorni, le prossime settimane, ecco appunto voi non vi potete né vedere né sentire, comunque inizialmente vive la cosa in maniera abbastanza tranquilla, probabilmente perché ha fatto il pieno di energie, no? Vi ha appena visto, quindi c'è ancora l'euforia che in qualche modo alberga nella sua anima. Poi però, man mano che passano i giorni, questa persona tende, guardate, a demotivarsi, quindi a spegnersi, proprio perché con la compagna ufficiale non c'è più né amore né sessualità, assolutamente. C'è noia, situazioni rutinarie che veramente lo portano a guardare a tutto ciò che è lontano da lui e che si è inevitabilmente allontanato da lui, cioè voi. È una persona che, guardate, è come se, vi dicevo, perde quasi il mordente nei confronti dell'amore. È una persona che ha una vita piatta, una vita senza soddisfazioni, una vita senza emozioni forti. Tutto ciò che questa persona prova è appunto senso di abitudinarietà, una malsana e, vi ripeto, noiosa staticità, un immobilismo che non gli fa bene né al cuore ma neanche al corpo. Quindi, seppur siete stati molto bene insieme l'ultima volta che vi siete visti, che vi siete sentiti, questa persona però poi, man mano che passano i giorni, senza vedervi, senza sentirvi, inizia ad accusare il colpo. Però inizialmente diciamo che non è nulla di grave, perché si limita a pensarvi nostalgicamente, come fa questo giovane che guarda nostalgicamente verso questa nave che si allontana dall'orizzonte. Quindi è più un lavoro interiore, anzi direi un lavorio interiore, per cui inizia a sentire il peso della lontananza, ad esserne dispiaciuto emotivamente, gli mancate, ma, vi ripeto, preferisce quasi non vedere. Nel presente invece abbiamo il 5 di spade, che mi capovolge completamente la situazione di, diciamo, tranquillità. Perché il 5 di spade è il conflitto sia interiore che anche con altre persone, ossia questa persona teme di avere dei rivali, perché il 5, le carte di grado 5, rappresentano appunto quell'elemento in più che si può inserire nella stabilità di un rapporto. Ok? Quindi questa persona teme che voi possiate avere altre persone, un'altra persona al vostro fianco, e quindi scatta in lui un senso di malfidenza, possessività, però obiettivamente un po' oscura, malsana, perché scatta in lui il desiderio di possesso, il sentirvi profondamente sua, e quindi qui abbiamo le spade che rappresentano proprio lo spiare. Allora, lo fa però non in maniera pulita purtroppo, cioè anche nel caso in cui questa persona vi abbia comunicato il suo account Facebook, per esempio, e voi abbiate un'amicizia su Facebook, questa persona ha il modo comunque di spiarvi o attraverso un altro account falso, oppure attraverso l'account di un amico, di un fratello, insomma di un parente o di un collega, che vi tenga d'occhio, perché pensa, vi ripeto, in maniera non del tutto positiva, che voi possiate ingannarlo. E quindi, per esempio, postare delle foto, delle immagini che, per esempio, appunto, non riservate a tutti. Quindi, che voi possiate, per esempio, postare solo alcune foto che hanno poco valore, diciamo,
e che lui può vedere, e altre foto magari private che voi negate proprio a lui, perché sui social c'è la possibilità di impedire ad uno o più seguaci, o appunto tra virgolette amici, di vedere determinati post. Ecco, lui teme un po' queste macchinazioni, ma perché lui è il primo che potrebbe farlo. Il 5 di spade parla di una persona che è molto complicata mentalmente, che vede il male negli altri, perché lui è il primo furbo che sarebbe in grado di farlo. Quindi in realtà pensa che le altre persone ragionino e si comportino esattamente come ragiona lui. Di conseguenza tende un po' ad agire alle spalle, guardate, in maniera un po' subdola. Quindi sì, questa persona vi sta tenendo d'occhio, assolutamente sì. Ma vi ripeto, non mi piace il modo in cui lo fa, perché è come se volesse giocare d'anticipo, pensando che in qualche modo voi possiate, tra virgolette, un po' prenderlo in giro, un po' fregarlo. Non si fida tanto di voi questa persona. E quindi è una persona che spesso e volentieri gioca sporco e gioca alle spalle. Ecco perché quando ho estratto questa carta mi avete sentito emettere questo proprio perché in realtà già ci risponde alla domanda, cioè questa persona in realtà tende a voler giocare un po' sporchino, a voler vincere un po' a tutti i costi, anche addirittura attraverso la manipolazione, volendo un po' prevaricare sugli altri. Quindi in realtà trama alle vostre spalle, perché in qualche modo teme che appunto voi possiate avere qualcun altro, e siccome è una persona che non riesce a sopportare gli addii, o comunque non ammette che in qualche modo voi possiate allontanarvi da lui, preferisce in qualche modo tenervi sotto controllo, perché nel caso in cui lui possa scorgere anche semplicemente a distanza la possibilità che voi possiate avere qualcun altro, questa è una persona che potrebbe tranquillamente fermarsi e quindi per esempio non tornare da voi, proprio perché non ammette che a lui si dica di no, che gli si preferisca un altro uomo a lui. Guai, non sia mai. Quindi in realtà è una persona che potrebbe addirittura anche tornare da voi o ricercarvi nel momento in cui, per esempio, non vede magari per determinati periodi che voi postate un qualcosa, perché magari appunto si preoccupa per voi e quindi magari teme che vi sia accaduto qualche cosa. Oppure è una persona che, vedendovi postare qualcosa di triste o che comunque riguarda lui o un amore lontano, questa persona appunto potrebbe tornare o darvi delle tracce di sé proprio perché appunto si è sentito chiamato in causa. Cioè questa persona agisce, questi sono solo degli esempi per farvi capire che questa persona agisce in base a quello che vede fare da voi. È un atteggiamento decisamente tipico dei manipolatori affettivi, perché non è una persona, e questo ve lo escludo, spontanea, assolutamente. È una persona che, guardate, spade, riflette molto prima di agire ed è abituata quasi a, diciamo, tra virgolette, tendere delle imboscate. Cioè, vuole tornare da voi, ma con le spalle coperte, quindi deve sentirsi assolutamente sicuro. Quindi sì, questa persona vi spia. Però vi ripeto, ha un atteggiamento non pulito, comunque non mi piace, perché già il fatto che si fidi così poco di voi, quando in realtà siete voi che dovreste non fidarvi della sua onestà, ovviamente è qualcosa di un po' particolare, ma forse, vi ripeto, proprio perché lui è il primo disonesto, pensa che tutti gli altri si comportino come lui, vero? Quindi in realtà sì, assolutamente sì, questa persona vi spia. E vi ripeto, agisce in base a quello che voi fate sui social, secondo delle regole, vi ripeto, tutte sue. Vediamo che cosa ha intenzione di fare. Qua si vede già immediatamente. Qui abbiamo la regina di bastoni sulla carta del 6 di denari. Allora, in tarologia la regina, in questo caso appunto di bastoni, come appunto la regina di coppe,
è la consultante. Quindi questa persona, che cosa vi ho detto? Vede quello che fate voi, ok? E in base a quello che voi date, quindi 6 di denari, lui dà a voi. In base a come voi vi in qualche modo comportate, lui così allo stesso modo si comporterà con voi. Cioè, se per esempio nel momento in cui lui vi cerchi, perché ha sicuramente intenzione di farlo, ma nel momento in cui lui vi cerchi, in qualche modo si senta, tra virgolette, rifiutare, questa persona sicuramente non insisterà più di tanto, ma rimarrà ferma sulla sua posizione. Perché vi ripeto, è una persona molto ostinata ed è una persona molto orgogliosa, che non ammette delle sconfitte. Quindi in realtà, nel momento in cui, al contrario, dovesse scorgere in voi la voglia e il desiderio di vederlo e di stare con voi, sicuramente questa persona vi chiederebbe immediatamente un appuntamento, vi chiederebbe in qualche modo di incontrarvi e di vedervi. Ma dipende veramente tanto dalle vostre azioni, perché il 6 di denari rappresenta l'equilibrio, cioè tu mi dai attenzioni e io do a te altrettante attenzioni. Tu a me dai 100 e io a te do 100. Quindi, vi ripeto, non è una persona che agisce completamente in maniera spontanea. Non è una persona che, per esempio, ha voglia di vedervi o di sentirvi e vi chiama, ma è una persona che prima cerca conferme da voi di quanto lui vi manchi. Quindi, ve lo dicevo già con questo 5 di spade, è una persona che agisce volendo un po' manipolare il vostro rapporto e anche dando un po' troppo peso alle vostre reazioni, a ciò che voi fate nei suoi confronti. Quindi non è, ve lo ripeto, una persona assolutamente spontanea e ha quindi intenzione di agire con voi in base a quello che lui vede o a voi postare, pubblicare o come vi sentirà rispondere la prossima volta che appunto lui vi cercherà. Quindi non è una persona, come dice il 6 di denari, che vuole dare tanto di più rispetto a quello che riceve. Quindi l'andamento prossimo di questa storia nascosta dipenderà da voi. Quindi se la regina di bastoni si mostrerà compiacente, bella, sensuale e vogliosa, allora lui ricambierà con questo 6 di denari e quindi vi farà capire che vi desidera e che ha voglia di vedervi. Nel momento in cui invece la regina di bastoni si mostrerà ritrosa, lui arretrerà e rimarrà fermo. È tutto nelle vostre mani. Difatti, sul che cosa lui farà concretamente, abbiamo la regina di coppe. Che cosa vi ho detto? Che in tarologia la regina di coppe e la regina di bastoni è la consultante. Quindi di nuovo dipenderà da voi, da quello che voi provate per lui, da quello che voi in qualche modo manifestate di volere da lui. Se voi avete piena consapevolezza che questa è una storia che volete portare avanti, allora questa persona assolutamente verrà da voi e vi cercherà. Nel momento in cui questa persona vi percepisce ritrose, non vi cercherà. Ma proprio perché, vi ripeto, questa è una persona che non agisce in maniera spontanea, in base a ciò che prova e in base a ciò che pensa. È una persona che si regola in base a come vede gli altri comportarsi. Voi sicuramente in futuro mi venite comunque come la regina di coppe, quindi come una donna che si lascerà guidare dai suoi sentimenti, dal proprio intuito,
in maniera onesta, in maniera diretta. Voi siete totalmente opposte a questa persona. Voi siete la lealtà, l'onestà, la spontaneità fatta a persona. Voi esprimerete a questa persona quello che provate per lui. Sarete tenere, dolci, affascinanti, sensuali. Sarete 7 volte donne e di conseguenza questo riuscirà evidentemente ad ammaliarlo. Voi riuscirete a tenere quest'uomo accanto a voi grazie al vostro impegno. Vi mostrerete un'amante raffinata, una donna bella, quasi irraggiungibile, una donna buona, empatica, intelligente, una donna che ha dei sentimenti, vi ripeto, molto dolce, fedele a lui, che prova qualcosa di profondo per lui. Anche se a volte potreste essere ritrose anche voi nel dimostrarlo, ma siete sicuramente molto più aperte di lui. Quindi mostrerete tutta la vostra sensibilità, le vostre emozioni e saprete sapientemente come gestire questa situazione, come gestire lui e anche evidentemente come sbloccare la situazione, come stuzzicarlo in modo da portarlo a voi. Quindi è chiaro che in amore la regina di coppe rappresenta l'evoluzione positiva di un rapporto di coppia, quindi ci sarà sicuramente un incontro, ma grazie al vostro comportamento. Quindi è tutto nelle vostre mani. Quindi vi ripeto che questa persona sì, si potrebbe far sentire, ma anche nelle tempistiche dipende molto dal vostro modo di comportarvi, di agire, di reagire, perché sì, questa persona vi tiene d'occhio e ve lo posso assicurare. Ora però a questo punto chiediamo, non soltanto quindi agli arcani, ma anche agli oracoli della magia bianca, che cosa ci possono in qualche modo invece suggerire di questa persona. Allora, ok. Vediamo se questa persona vi sta spiando, se vi sta pensando e che cosa appunto farà. Allora, prendiamo anche un po' d'acqua. Allora, ok. Allora, vediamo un po'. Quindi il presente di questa persona. Fulmine, carta evento, rapidità, crescita fisica e psichica, cambiamento e nuova vita. Allora, sicuramente, come vi dicevo, appunto, questa persona freme. Freme, in questo momento vi dicevo che con questo 5 di spade si sente quasi spaventato, probabilmente appunto per gelosia, per possessività, da possibili rivali. Questa persona ha voglia di sentirvi, ve lo ripeto e ve lo ribadisco con la carta del fulmine. Questa persona freme perché innanzitutto vi desidera, ma è anche una persona che vorrebbe veramente dare uno scossone importante alla sua vita. Ve lo dicevo con quel 4 di coppe, è una persona che vive nella noia, è una persona che non vede i suoi desideri né carnali, fisici, ma neanche emotivi in qualche modo realizzati. Quindi è una persona che ha voglia di cambiare la sua vita, ma sa
che per cambiarla è necessario, guardate, una tempesta, una folgore che distrugga tutto ciò che fa parte del suo passato, quindi il suo rapporto attuale e ufficiale. Lui sa che è necessario dare un corso nuovo alla sua vita e sa che in qualche modo è necessario che debba dare anche spazio, un nuovo spazio al vostro rapporto, perché altrimenti la situazione può rischiare di peggiorare, può rischiare di perdere anche voi. Il fulmine rappresenta però anche un evento improvviso, inaspettato, che in qualche modo può avergli cambiato la visione delle cose. Quindi potrebbe rappresentare, vi ripeto, anche dei nuovi progetti che questa persona può aver intrapreso, delle nuove attività. Quindi, per esempio, potrebbe occuparsi di un nuovo lavoro, oppure ha delle nuove occupazioni che comunque lo tengono molto impegnato e che lo tengono distante da voi. Per cui in qualche modo ora sente la necessità, quasi l'obbligo di doversi fermare con voi. Ecco perché vi tiene d'occhio. Perché sa che in questo momento non può comunque del tutto muoversi e di conseguenza l'unico modo che ha per potervi vedere è appunto spiarvi. C'è in ballo nella vita di questa persona un enorme cambiamento, ragazzi. Tra l'altro il 5 di spade rappresenta anche la morte, un divorzio, una separazione, anche un lutto. Quindi c'è stato un qualcosa nella vita di questa persona che lo ha portato ad allontanarsi da voi in maniera però molto repentina. Una novità però negativa, qualcosa di imprevedibile che ha portato e porterà a una grossa rivoluzione nella vita di questa persona e che quindi ha un po', diciamo, rotto gli equilibri. Questo sia nella sua vita con la compagna ufficiale, ma anche nel rapporto con voi. Vi faccio un esempio: nel caso in cui questa persona abbia cambiato lavoro, potrebbe essersi allontanato, per esempio, da voi e quindi essere più impossibilitato nel, appunto, avvicinarsi a voi e nel vedervi. Oppure potrebbe essere che questa persona sia stata scoperta, per esempio, dalla compagna nel mandarvi magari dei messaggi e quindi ci sia stato un grosso litigio. Comunque c'è stato un grosso cambiamento, devo essere sincera. Per cui questa persona si è trovata in difficoltà nell'affrontare la realtà e ad oggi si trova a dover riorganizzare un po' il tutto. Ecco perché appunto anche questi conflitti. Ed ecco perché in questo momento preferisce in qualche modo spiarvi. Vediamo prossimamente, ma che bello. Allora, carta dei sentimenti, l'attrazione, passione, attrazione fisica ovviamente o mentale, amore, legame forte. Beh ragazzi, questa carta non si deve neanche tanto spiegare. Allora, questa persona tornerà da voi nella maniera più assoluta, si farà risentire, ve lo dicevo con la carta della regina di coppe, e vi parlavo anche di tanti sentimenti, di emozioni che voi esprimerete, perché vi ripeto è tutto in mano alla regina di coppe, quindi alla consultante, ma è anche una situazione che veramente forse vi stupirà, perché in qualche modo prenderanno molto piede fra di voi i sentimenti del vostro rapporto. Evidentemente voi riuscirete, come appunto dicevamo prima con la regina di coppe, quasi a contagiare questa persona nel dichiararsi o comunque nel dare più importanza al rapporto con voi da un punto di vista strettamente sentimentale. Probabilmente gli farete quella confessione, gli direte quella cosa che molto probabilmente scuoterà il suo animo a tal punto che appunto questa persona si sentirà così tanto presa da voi, perché in questo caso guardate, qui abbiamo due bellissime rose, la rosa rossa che è da sempre simbolo di passione, sentimento, sia da un punto di vista appunto emotivo che anche materiale, carnale. Quindi questa persona veramente si sentirà molto legata a voi, ci sarà un legame molto forte
che prenderà piede fra di voi e sarà assolutamente, in questo caso ovviamente, ricambiato. Quindi in realtà anche in questo caso effettivamente questa persona potrebbe proprio in qualche modo ritornare da voi, ma spinto proprio da un'emotività importante che questa persona sentirà proprio nei vostri confronti. Vi ripeto, in base anche ai vostri comportamenti. Probabilmente leggerà quel post che in qualche modo lo scuoterà a tal punto da tornare da voi. Ma vi ripeto, è tutto in mano alla regina di coppe. Vediamo a questo punto che cosa vi consigliano gli arcani. Il serpente, la carta degli incontri, dell'inimicizia, fedeltà e trame oscure. Allora, qui abbiamo la carta del serpente, interessante. Allora, la carta del serpente rappresenta un monito all'attenzione, cioè cercate di, in qualche modo, con intelligenza, guardare oltre ciò che vi viene detto, attraverso appunto le parole, per andare direttamente a quelle che sono le reali intenzioni o di questa persona o comunque di altre persone che potrebbero, per esempio, cercare un contatto con voi. Il serpente rappresenta solitamente però una terza persona, quindi potrebbe rappresentare anche delle bugie che in qualche modo lui potrebbe raccontarvi, per esempio su cosa possa essergli realmente accaduto, ma in questo caso appunto vi viene consigliato di cercare di indagare a fondo, quindi con tutta l'intelligenza e la vostra astuzia e furbizia cercate di capire effettivamente che cosa stia accadendo nella vita di questa persona. Però generalmente la carta del serpente rappresenta sempre una terza persona che potrebbe in qualche modo intervenire per arrecare, diciamo, danno o disturbo, o comunque una terza persona che potrebbe agire in modo, diciamo, un po' troppo imprudente. Quindi potrebbe essere che questa persona, per vedervi, possa chiedere l'aiuto ad un amico o per esempio ad un collega, aiuto che apparentemente sembra che questa persona gli possa e gli voglia dare, ma che poi invece si rivelerà appunto un aiuto fallace. Quindi potrebbe essere che questa persona venga scoperta dalla compagna ufficiale proprio a causa del tradimento di un amico, di quello che lui pensava fosse un amico in grado, per esempio, appunto di reggergli il gioco. Oppure potrebbe essere una persona che ha la lingua lunga e che quindi potrebbe mettere appunto in giro delle voci su di voi e lui. Quindi persone che potrebbero anche semplicemente avere il sospetto che voi comunque abbiate una tresca, una relazione nascosta e che potrebbero in qualche modo, diciamo, diffondere dei pettegolezzi. Quindi è una persona che potrebbe arrecare discredito e danno attraverso appunto delle parole in qualche modo dette alla persona sbagliata o nel momento sbagliato o qualche parola di troppo. Quindi di solito potrebbe essere un amico. Vi dicevo all'inizio che questa persona potrebbe spiarvi attraverso un account falso oppure facendovi appunto comunque spiare tra virgolette da una terza persona, per esempio appunto da un amico o da un fratello, da un parente. Ecco, attenzione, perché questo amico, questo fratello potrebbe per esempio criticarvi o malinterpretare un vostro post o addirittura potrebbe in qualche modo volersi infilare nella vostra storia perché magari piacete anche a lui. Quindi attenzione, mi viene appunto consigliato con la carta del serpente, a tutte le persone che sanno della vostra storia e che possono sembrare amiche. Questo sia tra le persone che conoscete voi, ma anche per esempio tra le persone che conosce lui. Oppure prestate attenzione alle sue stesse parole, quindi potrebbe in qualche modo evidentemente nascondervi qualcosa. Potrebbe per esempio
nascondervi il fatto che lui sia in procinto di divorzio e di separazione. Perché potrebbe nascondervelo? Perché potrebbe pensare che nel momento in cui voi veniate a conoscenza di questa cosa, potreste poi spingere per poter iniziare una relazione ufficiale che magari lui in questo momento non ha nessuna intenzione di iniziare, proprio perché in qualche modo si sta occupando già di un divorzio difficile, lo abbiamo detto con quella carta del fulmine, che in qualche modo questa persona sta affrontando comunque delle situazioni, diciamo, piuttosto impegnative. Quindi in realtà attenzione bene a questi amici che possono sembrare fedeli e possono volerlo aiutare o voler aiutare voi, ma in realtà non sono affatto degli amici. E attenzione a quello che vi viene riportato o che verrà riportato a lui. Quindi eventualmente cercate anche di metterlo in qualche modo in guardia nel caso in cui per esempio lui vi parli di un amico che potrebbe appunto reggervi il gioco. Cercate di mettere in guardia anche lui o di consigliarlo al meglio. Per esempio evitando magari di dire ad altre persone della vostra storia. O evitate voi stesse di far capire ad altre persone che comunque c'è una storia clandestina fra di voi. Perché è una persona pronta ad agire nell'ombra. Ed è una persona, vi ripeto, che si può fingere amica, ma che in realtà potrebbe assolutamente portare comunque ad una situazione di imbarazzo, ok? Ma vi ripeto, non tanto per la vostra storia, quanto più che altro comunque per l'immagine che poi gli altri avrebbero sia di voi ma anche di lui, o comunque nel caso in cui lo venga a scoprire appunto la sua compagna, anche appunto a causa poi di quello che potrebbe accadere. Quindi in realtà è il simbolo, in questo caso il serpente, dell'inimicizia. Quindi è una persona che in qualche modo, vi ripeto, può fingersi amica, ma in realtà non lo è. Ok? Però vi ripeto, questa persona sicuramente la vedrete, con la carta dell'attrazione ve l'avevo appunto detto poco fa, è una persona che appunto sentirete, ma che agirà in base a quello che vedrà fare a voi. Cioè tutto è nelle vostre mani. Qui comunque c'è uno sgorgare di amore, di sentimenti, di emozioni. Però bisogna, ecco, stare attenti a questa terza persona che potrebbe diventare un problema. È una persona che si finge amica, ma che in realtà amica non è, oppure attenzione a quello che lui vi racconterà della sua situazione, perché potrebbe non raccontarvi tutto, ok? Perché sta vivendo una situazione un po', diciamo, in cambiamento, un po' confusionaria, con questa carta del fulmine e il 5 di spade, quindi e attenzione alle persone, ragazze, che avete sui social, perché qui potrebbe nascondersi, perché qui parliamo di trame e trame. 5 di spade è la carta del tranello per eccellenza, dell'amico che si finge amico ma che poi in realtà ti pugnala alle spalle. Quindi attenzione a queste persone che avete sui social, magari anche in comune. Voi non mettete mai la mano sul fuoco in riferimento a nessuno, perché ci potrebbe essere comunque qualcuno che anche semplicemente per invidia, perché sa del vostro amore, guardate, attrazione, sentimento, la regina di coppe, perché magari invidia la posizione che voi avete nel suo cuore o viceversa, e quindi è una persona che potrebbe in qualche modo volervi danneggiare. Però vi ripeto, questa persona sicuramente si circonda di persone sbagliate e molto probabilmente si fa anche aiutare nello spiarvi da persone sbagliate. Quindi nel caso lo vediate, e secondo me sicuramente sì, perché la carta dell'attrazione rappresenta comunque appunto degli incontri, cercate di consigliare al meglio questa persona, questo vostro uomo, invitandolo ad essere evidentemente più discreto e a scegliere con più attenzione le persone alle quali appunto rivelare di voi. D'accordo? Quindi la risposta è sì, assolutamente sì, questa persona sicuramente in qualche modo vi sta spiando, soprattutto nel presente,
e potrebbe farsi aiutare da dei finti amici che potrebbero in futuro diventare anche pericolosi. Quindi attenzione alle amicizie, alle persone che iniziano a seguirvi o che appunto vi chiedono l'amicizia sui social. Attenzione, perché potrebbe nascondersi qualcuno che è legato comunque a lui e che sa di voi. E ricordate che è tutto nelle vostre mani, anche il rapporto con questa persona. Di conseguenza, ragazze, che dirvi? Buona fortuna e chiaramente aguzzate la vista, in questo caso, e anche l'ingegno e l'astuzia. Buona fortuna!